mi si sono ristrette le gomme. Fino ad ora ho provato mezzi con ruote da 29 pollici, da 27,5, da 26 e oggi provo qualcosa con delle ruote veramente piccole, da 10 pollici. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale, quindi gomme da 10 pollici e con camera d'aria. Sì, perché oggi provo veramente un gioiello per quanto riguarda la mobilità sostenibile individuale. Questo monopattino, questo Kugo Keirin S4. Non sono un fanatico dei monopattini, però interessandomi di motori elettrici e di mobilità sostenibile ero veramente curioso di testarne uno, anche per capire le reali potenzialità di un mezzo come questo. E questo è il pacco come vi arriva a casa e devo ringraziare la Geek Buying, il portale di e-commerce online, di avermi dato la possibilità di provare questo nuovo prodotto. E adesso pronti per l'unboxing. Ed eccolo qua, in un paio di minuti è pronto all'uso. Questo è uno dei modelli al top per quanto riguarda i monopattini elettrici del momento. È il Kugo Keirin S4. Devo dire che arriva ben imballato, con il suo caricatore elettrico, completo anche di libretto di istruzioni anche in italiano. Solo un paio di viti per fissare il manubrio, tutto qua. E vediamo innanzitutto le caratteristiche tecniche di questo monopattino. Innanzitutto il motore è da 350 watt, ha un'interessante batteria da 360 Wh per un'autonomia dichiarata dalla casa di circa 40 km, ma poi vedremo nella realtà l'autonomia effettiva della batteria. C'è il suo cavalletto e la base dove si appoggiano i piedi devo dire che è abbastanza grande e comoda. Questo Kugo Keirin S4 non è ammortizzato, ma le gomme da 10 pollici con camera d'aria ammortizzano, devo dire, molto bene. In mezzi di fascia economica, piuttosto di avere dei finti ammortizzatori che in realtà fanno solo che rumore, è meglio avere delle buone gomme come queste con camera d'aria. Qui invece c'è l'attacco per lo spinotto della ricarica. Il Kugo Keirin S4 dà subito una sensazione di robustezza e devo dire che è costruito molto bene e pesa solo 13,5 kg, cosa molto apprezzata quando lo si deve spostare o trasportare o magari quando si viaggia in treno. Per richiuderlo basta togliere questa sicura e agire sulla leva e il gioco è fatto. Si aggancia qui dietro e tutto il manubrio diventa una grande maniglia che ne facilita appunto il trasporto. Questo monopattino ha un solo freno a disco posteriore meccanico, ma il Kugo Keirin S4 dispone di un servofreno elettronico che entra in funzione per evitare brusche frenate con il bloccaggio della ruota. Quindi quando si frena in maniera decisa, prima si attiva il freno motore e poi si aziona il freno a disco. E devo dire che il tutto trasmette una bella sensazione di sicurezza e di stabilità. Parlando appunto di dispositivi di sicurezza, ci sono le luci anteriori e posteriori e anche c'è la luce stop posteriore quando si frena. Sempre per dare maggiore visibilità a questo mezzo ci sono degli adesivi caterinfrangenti un po' dappertutto, sulle ruote, qui nella forcella, sempre qua nella ruota anteriore e tutto attorno al monopattino. Bello anche questo campanellino meccanico
a portata di dito integrato nella leva del freno. Ma la prima cosa che salta agli occhi di questo Kugo Kirin S4 è senz'altro il suo display, che è enorme e credo che sia unico nella sua categoria. Sembra veramente un cruscotto di un'automobile ed è completo di tutto e di sera è bellissimo. Il display è veramente completo. Qui abbiamo il pulsante di accensione che basta tenere premuto per qualche secondo e diventa anche il tasto veloce per accendere e spegnere i fari. Lo schermo è uno schermo touch e qui abbiamo la possibilità di scegliere 3 livelli di velocità 1, 2 e 3. Qui poi abbiamo la temperatura di esercizio, interessante soprattutto con i caldi dell'estate, la corrente in tempo reale, sono dati che effettivamente difficilmente si trovano anche sulle e-bike. Qui c'è la capacità residua della batteria che è espressa sia con le classiche tacchette ma anche in percentuale. Ovviamente la velocità in tempo reale, i chilometri e il tutto può essere espresso sia in chilometri che in miglia. Qui c'è l'accensione e spegnimento delle luci, sempre con il touch. Inoltre, tenendo premuto, possiamo anche inserire o disinserire il cruise control. Tenendo premuto il tasto setting possiamo attivare o meno la partenza assistita, cosa che io vi consiglio di lasciare attivata. E vediamo come si parte con il monopattino. Dopo averlo acceso, quindi dopo aver tenuto premuto per qualche secondo il tasto di accensione, occorre dare una breve spinta con le gambe affinché il monopattino prenda un po' di velocità e poi si accelera. Altrimenti da fermo, premendo appunto sull'acceleratore, non parte. Questo è un dispositivo di sicurezza per evitare che si prema inavvertitamente l'acceleratore. Questa funzione, come dicevo, è anche disinseribile, ma vi consiglio di lasciarla attiva. Il Kugo Kirin S4 ha 3 livelli di velocità. Con il primo si raggiungono circa i 15 km/h, con il secondo i 25 km/h, mentre con il terzo i 35, che è un po' fuori da quanto consentito dalla normativa italiana. Ma vi devo dire che questo dipende molto anche dal peso di chi guida il monopattino. Con il Kugo Kirin S4, dice la casa madre, si possono superare salite anche del 15%. Ovviamente anche qui bisogna sempre tener conto del peso del conducente e loro fanno sempre riferimento ad una persona di 60 kg. Così anche per i consumi. Se teniamo accelerato in maniera costante il nostro monopattino, vedremo nel cruscotto accendersi una spia, quella del cruise control, ossia il monopattino manterrà la velocità da solo. Possiamo quindi togliere il dito dall'acceleratore. Per sbloccarlo basterà toccare appena il freno o l'acceleratore stesso. Un mezzo come questo, secondo me, è ideale da tenere nel bagagliaio dell'auto o del camper o in barca, così da potersi muovere agilmente nel centro storico delle città. Parliamo di consumo della batteria. Devo dire che ho fatto parecchie prove ed ho usato sempre l'assistenza 2, quindi velocità massima 25 km/h e nonostante il mio peso devo dire che ho superato sempre i 30 km di autonomia. A mio parere questo Kugo Kirin S4 è ideale per la città, per percorsi pianeggianti con piccoli dossi, non certo per fare delle salite. Una cosa che sinceramente invece mi ha convinto poco è il sistema di sicurezza per bloccare e sbloccare lo sterzo. Lo trovo particolarmente duro e poco pratico. Tutto sommato direi anche ottimo il rapporto qualità-prezzo, infatti questo monopattino elettrico costa meno di 400 euro. In descrizione vi lascio il link dove eventualmente potete acquistare questo monopattino e vi lascio anche il mio codice sconto così potete risparmiare qualcosa. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se avete delle domande anche su questo Kugo Kirin S4 scrivetelo nei commenti e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.